tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il cardigan di mezza stagione che avete intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial, vi invito come sempre a iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram. L'occorrente per questo progetto resta molto basic. Come filato ho scelto l'Handy di Casa Tessiland nella variante verde acqua e argento, che lavorerò con un uncinetto numero 2,5. Vi lascio naturalmente i link dei materiali nell'info box. Serviranno poi naturalmente ago da lana, forbici, marcapunti. Possiamo iniziare. Inizieremo questo progetto strutturando un primo pannello piuttosto ampio. Per capire la larghezza, quindi la dimensione più ampia del primo pannello, dobbiamo misurare, aprendo le braccia, la distanza tra i nostri polsi oppure la distanza tra i nostri gomiti, in base a dove vogliamo che vada a terminare la nostra manica. Io ho scelto di fermarmi ai gomiti ed ho una distanza tra uno e l'altro di 1 metro, pertanto il mio pannello risulterà lungo 1 metro. Il multiplo di lavorazione del punto è di 3 e quindi io ora vado su campione, ma realizzerò a grandezza naturale un pannello che sia intanto lungo 100 cm e che resti multiplo di 3. Ho realizzato 12 catenelle per il campione, entro nella terza dall'uncinetto e faccio una riga di ritorno a maglia bassa. La prima maglia, come al solito, io me la marco e continuo per tutta la riga con le mie maglie basse. Realizzo ora 3 catenelle, volto il lavoro, salto il primo punto disponibile, entro nel secondo col filo sull'uncinetto per realizzare 2 maglie alte chiuse insieme, 1 e 2. Una catenella, filo sull'uncinetto e nello stesso punto realizzo altre 2 maglie alte chiuse insieme. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto il primo punto utile, entro nel secondo e ripeto 2 maglie alte chiuse insieme, una catenella, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, 2 maglie alte chiuse insieme, catenella, continuo per tutta la riga fino ad arrivare all'ultimo punto dove realizzo soltanto una maglia alta. Catenella, volto il lavoro e ritorno a maglia bassa. Ogni riga di ritorno sarà realizzata a maglia bassa. Realizziamo la prima nello spazio della catenella che abbiamo lasciato sottostante. Come al solito io la vado a marcare così mi facilito il lavoro successivamente e nel motivo ne realizzo una sopra il punto sottostante, una all'interno dello spazio catenella e una terza sempre nel punto invece sottostante. Spazio catenella e replico il mio ritorno. La riga successiva la strutturo con 3 catenelle, marco la terza, volto il lavoro. Ripeto il motivo che ho fatto 2 righe fa, lavorandolo all'interno dello spazio che si crea del motivo sottostante. Vedete, è molto facile da individuare. Filo sull'uncinetto, entro nello spazio e realizzo 2 maglie alte chiuse insieme, catenella, filo sull'uncinetto, entro nello stesso spazio, 2 maglie alte chiuse insieme, catenella e continuo. Il motivo è essenzialmente questo, quindi una volta terminata con una sola maglia alta la mia riga, proseguo con la successiva che sarà di maglie basse al ritorno, poi mi rialzo con le 3 catenelle e continuo con il mio motivo. Il pannello che vado a realizzare nel mio caso sarà lungo 100 cm e alto 41-42. Mi sono alzata per 42 cm, ho quindi davanti a me un pannello 1 metro per 42. Ora ho apposto già dei marker perché da questo pannello andrò a ricavarne uno ulteriore formando una sorta di T. Questo pannello centrale verrà realizzato delle dimensioni di 50 x 30 per andare ad allungare un pochino il mio cardigan. Ho dovuto quindi togliere i 50 cm dal metro totale e ho suddiviso il numero che mi rimaneva per 2, quindi 1 metro meno 50 cm fa 50, dividendo per 2 i 50 cm ho 25 da un lato e metto un marker e 25 dall'altro. Questa distanza è quella appunto
che noi utilizzeremo per lavorare il secondo pannello. Iniziamo subito, ci agganciamo con una catenella, ne facciamo ulteriori 2, voltiamo il lavoro e proseguo la mia lavorazione come nulla fosse. Avevo appunto realizzato la riga di maglia bassa, quindi filo sull'uncinetto, realizzo all'interno dello spazio sottostante al centro del mio motivo le mie 2 maglie alte chiuse insieme, catenella, filo sull'uncinetto e 2 maglie alte chiuse insieme nello stesso spazio. Continuo e proseguo fino ad arrivare al marker. Dopodiché mi alzerò, volterò il lavoro e continuerò con la riga di maglia bassa fino a raggiungere un'altezza di pannello pari a 30 cm. Terminato il pannello di 30 cm, vado a ripiegare su se stessa la parte più lunga e vado a strutturare da ambo le parti, quindi dall'estremità ultima di un lato verso l'interno e lo stesso poi faccio dalla parte opposta, una cucitura con ago e filo di lavorazione per un totale di 15 cm. Non arrivo quindi all'inizio del mio secondo pannello, che così vedete meglio, ma mi fermo all'altezza di 15 cm. Ripeto l'operazione anche dall'altro lato. Terminate le cuciture da ambo i lati, mi riprendo all'estremità del mio lavoro. Vedete, ho anche il nodino. Mi inserisco di nuovo con l'uncinetto, ancoro il filato con una catenella, alla quale ne faccio seguire altre 2. Da qui realizzo delle righe di andata e di ritorno a ferro di cavallo, costituite da una prima a maglia alta, quindi punto su punto, lavorando anche gli spazi senza tirare il lavoro. Realizzo la prima riga di maglia alta a ferro di cavallo, dopodiché una catenella e vado a realizzare la riga di ritorno a maglia bassa. Alterno maglia alta e maglia bassa fino a raggiungere il grado di coprenza anteriore che desidero. Ho continuato la lavorazione per 18 cm e per quanto riguarda le maniche ho replicato lo stesso procedimento allungandomi questa volta per soli 7 cm. La cosa straordinaria di progetti come questo è che potremo in ogni momento andare ad allungare sia la nostra manica che a coprire maggiormente la nostra chiusura. Volendo andare ad allungarlo ulteriormente a posteriori, ci basterà realizzare qualche giro di maglia bassa partendo dal quarto anteriore e facendo riga su riga. 320 grammi di filato per ottenere una taglia S nel mio caso, e spero davvero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su Instagram. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento come sempre lunedì prossimo con un nuovo tutorial.